cos'hai? Chiesi. Lei aprì un occhio grande che non mi vedeva. Mormorò: ho paura. Paura di che cosa? Chiesi. Ho paura di morire. Dino Buzzati pubblica un racconto breve e inquieto che chiama semplicemente Lo Scarafaggio. Lo inserisce nella raccolta La Boutique del Mistero. Chi è Dino Buzzati? Un giornalista, un pittore, un narratore dell'assurdo. Scrive di montagna, di città immobili nel tempo, di destini che attendono in silenzio, e scrive della morte, sempre lì, a pochi passi, invisibile ma presente. Nato a Belluno nel 1906, la sua voce mescola Kafka e simbolismo, cronaca e metafisica, un realismo visionario sospeso tra incubo e poesia. Lo Scarafaggio è una visione notturna, sottile come l'insonnia. Un corridoio, una donna che sogna di morire, un cane che ulula, un insetto che non vuole smettere di morire, un minuscolo orrore che si propaga come un eco nell'universo. Rincasato tardi, schiacciai uno scarafaggio che in corridoio mi fuggiva tra i piedi. Resta là, nero, sulla piastrella. Poi entrai nella camera. Lei dormiva, accanto mi coricai. Spensi la luce. Dalla finestra aperta vedevo un pezzo di muro e di cielo. Era caldo, non riuscivo a dormire. Vecchie storie rinascevano dentro di me. Dubbi anche, generica sfiducia nel domani. Lei diede un piccolo lamento. Che cos'hai? Chiesi. Lei aprì un occhio grande che non mi vedeva. Mormorò: ho paura. Paura di che cosa? Chiesi. Ho paura di morire. Paura di morire? E perché? Disse: ho sognato. Che cosa hai sognato? Ho sognato che ero in campagna, ero seduta sul bordo di un fiume e ho sentito delle grida lontane e io dovevo morire. Sulla riva di un fiume? Sì, disse. Sentivo le rane. E che ora era? Era sera e ho sentito gridare. Beh, dormi adesso, sono quasi le 2. Le 2? Ma non riusciva a capire. Il sonno l'aveva già ripresa. Spensi la luce e udii che qualcuno rimestava giù nel cortile. Poi salì la voce di un cane, acuta e lunga. Sembrava che si lamentasse. Salì in alto, passando dinanzi alla finestra. Si perse nella notte calda. Poi si aprì una persiana o si chiuse. Lontano, lontanissimo, ma forse mi sbagliavo, un bambino si mise a piangere. Poi ancora l'ululato del cane, lungo più di prima. Io non riuscivo a dormire. Delle voci vennero da qualche altra finestra. Erano sommesse, come borbottate in dormiveglia. Udii rumori da un balcone sotto e qualche sbattimento d'ali. Florio! Si udì chiamare all'improvviso. Doveva essere 2 o 3 case più in là. Florio! Pareva una donna angosciata, che avesse smarrito il figlio. Ma perché il canarino di sotto si era svegliato? Che cosa c'era? Con un cigolio lamentoso quasi la spingesse adagio uno che non voleva farsi sentire. Una porta si aprì in qualche parte della casa. Quanta gente sveglia a quest'ora, pensai. Strano, a quest'ora. Ho paura, si lamentò lei cercandomi con un braccio. Oh Maria, le chiesi. Che cos'hai? Rispose con una voce sottile. Ho paura di morire. Hai sognato ancora? Lei fece un piccolo sì con la testa. Ancora quelle grida?
Fece segno di sì. E tu dovevi morire? Sì, faceva, cercando di guardarmi, le palpebre appiccicate dal sonno. C'è qualcosa, pensai. Lei sogna, il cane urla, il canarino si è svegliato, gente alzata e parla. Lei sogna la morte, come se tutti avessero sentito una cosa, una presenza. Oh, il sonno che non mi veniva, e le stelle passavano. Udii distintamente in cortile il rumore di un fiammifero acceso. Perché uno si metteva a fumare alle 3 di notte? Allora per sete mi alzai e uscii di camera a prendere acqua. Accesa la triste lampadina del corridoio, intravidi la macchia nera sulla piastrella e mi fermai, impaurito. Guardai, la macchia nera si muoveva, o meglio, se ne muoveva un pezzetto. Lei sogna di morire, ulula il canarino si sveglia, gente si è alzata, una mamma chiama il figlio, le porte cigolano, uno si mette a fumare e forse il pianto di un bambino. Vidi sul pavimento la bestiola nera, spiaccicata, muovere una zampina. Tutto il resto era immobile, una macchia d'inchiostro lasciata cadere dalla morte. Ma la gambina remava flebilmente come per risalire qualche cosa. Il fiume delle tenebre, forse. Sperava ancora. Per 2 ore e mezzo della notte mi venne un brivido. L'immondo insetto appiccicato alla piastrella dalle sue stesse mucillaggini viscerali per 2 ore e mezzo aveva continuato a morire e non era finita ancora. Meravigliosamente continuava a morire, trasmettendo con l'ultima zampina un suo messaggio. Ma chi lo poteva raccogliere alle 3 di notte nel buio del corridoio di una pensione sconosciuta? 2 ore e mezzo, pensai, continuamente su e giù, l'ultima porzione di vita spinta dentro alla superstite gambina per invocare giustizia. Il pianto di un bambino, avevo letto un giorno, basta ad avvelenare il mondo. In cuor suo Dio onnipotente vorrebbe che certe cose non succedessero, ma impedirlo non può, perché è stato da lui stesso deciso. Però un'ombra giace allora su di noi. Schiacciai con la pantofola l'insetto e fregando sul pavimento lo spappolai in una lunga striscia grigia. Allora finalmente il cane tacque. Lei nel sonno si quietò e quasi sembrava sorridesse. Le voci si spensero, tacque la madre, nessun sintomo più di irrequietezza del canarino. La notte ricominciava a passare sulla casa stanca. In altri punti del mondo la morte si era spostata a gonfiare la sua inquietudine. Buzzati non descrive la morte, la fa passare silenziosa sulle case addormentate e ci lascia lì, svegli, in una notte d'estate, a chiederci se quel brivido era solo un sogno oppure la gelida visita di un'ombra.